Il diritto d'asilo in Italia è regolato dall'articolo 10 della Costituzione e protegge chiunque nel proprio paese non ha garantite le libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. Questo diritto è inoltre regolato da leggi dell'Unione Europea e da leggi italiane che stabiliscono le procedure attraverso le quali si può ottenere il riconoscimento di qualche forma di protezione, nonché le forme di protezione che possono essere riconosciute. In particolare abbiamo due forme di protezione internazionale: lo status di rifugiato, che viene riconosciuto a chiunque rischia di subire persecuzioni nel proprio paese per motivi di nazionalità, di razza, di opinione politica o perché appartiene a un determinato gruppo sociale, e la protezione sussidiaria per chiunque rischia nel proprio paese di subire un danno grave, consistente nella violenza generalizzata in seguito a conflitti armati, oppure perché rischia di subire trattamenti inumani o degradanti o torture, o perché rischia la pena di morte. Queste forme di protezioni dette internazionali sono affiancate da una protezione nazionale, che è la protezione speciale e che viene riconosciuta quando lo Stato italiano deve rispettare obblighi internazionali o costituzionali. Ad esempio, questa forma di protezione viene riconosciuta per garantire la vita privata e familiare, che è sancita dall'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, a chiunque ha costruito qui in Italia la propria vita appunto privata e familiare. Inoltre, questa forma di protezione a completamento del diritto d'asilo è affiancata dalla protezione per particolari calamità naturali, nonché dal permesso per cure mediche, per chi non può tornare a casa in quanto a causa delle sue condizioni di salute rischierebbe un danno grave. La volontà di domandare la protezione deve essere manifestata o all'ingresso in Italia presso gli uffici di polizia di frontiera, oppure, se è già fatto ingresso in Italia, presso la questura dove dimora. Una volta manifestata la volontà di presentare la domanda, questa deve essere registrata entro 3 giorni, prorogabili di 10, quindi fino a un massimo di 13 giorni, nei particolari momenti in cui vi sono talmente tante domande che non consentono di processarle tutte nel termine di 3 giorni. Alla presentazione della domanda d'asilo, il richiedente asilo dovrà essere informato della procedura che verrà seguita, dei diritti e doveri che sono connessi a quella procedura, nonché delle modalità con cui può integrare la sua domanda di protezione internazionale. Fra gli obblighi che ricadono sul richiedente asilo vi è principalmente quello di consegnare tutti i documenti inerenti alla sua domanda e in particolare il passaporto, nonché l'obbligo di cooperare per la sua identificazione e per la ricostruzione dei paesi dove ha soggiornato o dove è transitato. In questo caso questo obbligo di cooperazione prevede anche la possibilità di accedere a dispositivi elettronici in possesso del richiedente asilo. Una volta manifestata la volontà di domandare la protezione internazionale, il richiedente asilo ha diritto a soggiornare in Italia, salvo in alcuni casi, come ad esempio quando presenta una seconda domanda reiterata, quindi una terza domanda d'asilo, e la seconda domanda, quindi la prima reiterata, è stata rigettata in modo definitivo. In questo caso non ha automaticamente diritto a soggiornare in Italia. Inoltre il diritto a soggiorno in Italia perdura anche nella fase dei ricorsi. Normalmente il ricorso sospende la decisione di rigetto e dà diritto a soggiornare in Italia. In alcuni casi, come ad esempio nelle decisioni emesse a seguito delle procedure accelerate, pensiamo ad esempio alla manifesta infondatezza per i paesi di origine sicura o le decisioni di inammissibilità, in questi casi il diritto a soggiorno non è automatico, ma necessita di una specifica decisione del tribunale che sospende il provvedimento di rigetto. Una volta presentata la domanda d'asilo, il richiedente asilo dovrà attendere la convocazione. Avrà comunque la possibilità, fino al momento della convocazione, di integrare la propria domanda d'asilo con nuovi elementi. Successivamente all'intervista, la Commissione territoriale adotterà una decisione.
Questa decisione la prenderà valutando sia il risultato dell'intervista sia gli elementi che ha prodotto il richiedente a sostegno della propria domanda di protezione. Inoltre la Commissione ha un dovere di cooperare con il richiedente per assumere ulteriori elementi che il richiedente non è riuscito a portare all'attenzione della Commissione. La decisione può essere di riconoscimento di una delle forme di protezione come di rigetto di qualsiasi forma di protezione. La decisione della Commissione è possibile impugnarla davanti ad un tribunale entro 30 giorni dalla comunicazione. E il termine invece è di 15 giorni in particolari casi, come ad esempio le decisioni per manifesta infondatezza o di inammissibilità. La decisione inoltre può essere impugnata non solo quando è di rigetto, ma anche quando riconosce una forma di protezione, diciamo, minore rispetto a quella che il richiedente ritiene di aver diritto, come ad esempio nei casi in cui viene riconosciuta una protezione speciale o sussidiaria, mentre il richiedente ritiene che ha diritto a uno status di rifugiato.